Vediamo, io voglio vedere proprio la descrizione in cui ammettono di aver fatto una cassa colorata, perché veramente non si può sentire. Cassa, vediamo un po', case, ecco qua, colore rose gold, cioè, ma si può colore rose gold? Cassa in acciaio, colore rose gold, come se fosse una cosa da scegliere il colore. Oggi parliamo di una maison che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni in realtà si è fatta molta strada tra gli appassionati, sempre più apprezzata, se ne parla sempre più spesso, ha anche attenzionato grandi nomi, di fatto è diventata di proprietà di Citizen. Come avrete già visto, sto parlando di Frédéric Constant, di cui abbiamo già parlato su Talk, perché vi ho già raccontato la storia, una storia in realtà molto interessante che nasce alcuni decenni fa e che ha sempre visto la maison come una maison indipendente che ha sviluppato anche importanti calibri di manifattura. Tutto questo naturalmente è sempre stato reputato molto interessante, appunto Citizen l'ha fatta propria, non ha però questo inficiato sulla qualità, ma anzi indubbiamente Citizen, i suoi fondi e il suo know-how non possono far altro che migliorare un'azienda che ha sempre fatto bene e che ha sempre dimostrato di sapersi evolvere, come sta facendo anche da ultimo. Certo, a molti di noi piacerebbero dei diametri un po' più piccoli, soprattutto per il famoso Ore del Mondo, così bello ma anche forse un po' troppo abbondante, con i suoi 42 mm di diametro. Tutto questo in ogni caso lo voglio vedere assieme a voi dal vivo, o quantomeno facciamo una reaction assieme a quella che è Frédéric Constant oggi, andando a valutare il suo sito internet in questa nuova puntata di Beato tra gli orologi, la nostra mezz'oretta domenicale per rilassarci assieme e parlare di orologi prima di una nuova settimana lavorativa. E quindi, senza perdere altro tempo, lanciamo la sigla e vediamo insieme che cos'è oggi Frédéric Constant. Iniziamo. Allora, Frédéric Constant, il sito internet si presenta con l'immagine di quello che credo sia un nuovo orologio, una nuova presentazione, il tempo, una cosa del genere, adesso lo vediamo, di Evner. No, allora questa è un'altra storia, a meno che... ecco qui, a tempo. Non so bene di che cosa si tratti, perché queste sono puntate live e io non mi preparo, probabilmente una collaborazione con qualche musicista e l'orologio naturalmente ne richiama anche le fattezze con questo motivo a tapisserie che in realtà ricorda le onde di un equalizzatore. 1995 euro, prezzo molto interessante per un orologio che mi sembra bellino, bracciale integrato, maglia centrale lucida, un orologio indubbiamente interessante. Questo probabilmente sarà su base sellita, adesso lo andiamo a vedere. Chiaramente Frédéric Constant non ha soltanto calibri di manifattura, ci mancherebbe, tra l'altro 1995 euro con i calibri di manifattura, l'unica che riesce a fare qualcosa di simile oggi è Nomos, ne abbiamo parlato più volte, ho un Ore del Mondo al polso e la cosa è molto interessante, motivo per cui ve ne parlo. Comunque torniamo a noi, abbiamo anche delle varianti. Questa è una variante tutta nera, immagino che sia semplice DLC oppure PVD, 2495 euro. Vediamo un po' che cosa ci dice. Calibro automatico FC303 che è chiamato Frédéric Constant 303, immagino però, ripeto, che sia su base sellita, 38 ore di riserva di carica, va bene. Poi questi motivi tipicamente musicali come appunto l'equalizzatore che abbiamo visto prima, box interessante, inutilmente grande, inutilmente sfarzoso, a tanti piace, in realtà non mi dispiace avere qualcosa di particolare, poi alla fine non sai mai dove metterlo, però di sicuro ci accontentiamo poi per quello che costa. Vediamo un po'. Allora, tipo di movimento, sì, base sellita 200, lo si nota da tante cose, no? Io ora questo orologio non lo conosco, vi ho subito detto questo è una base sellita perché dall'architettura del calibro, dal ponte del bilanciere, questo qui in alto, ma anche dal rotore, la forma del rotore con questo semicerchio è tipicamente sellita, che poi non sono altro che cloni di ETA, sellita, per quanto siano svizzeri. C'è anche scritto qui in alto, vedete, sellita 200 SV
200/-1. Va bene, comunque, giusto per chiarire perché avevo detto su base sellita, 38 ore di riserva di carica. Allora, diametro della cassa, 39 mm, un ottimo diametro, a dispetto di tanti altri diametri molto spesso troppo larghi che fa Frederico Stat, però c'è da dire anche che a un certo punto si dovranno pur rendere conto che gli orologi iniziano a piacerci più piccoli, no? La moda negli ultimi anni è stata quella di ingrandire, e hanno realizzato però degli orologi bruttini, sproporzionati. Certo, nei mercati asiatici magari vanno ancora tanto di moda, il mercato europeo e il mercato italiano a mio avviso rimangono comunque dei mercati importanti, quindi ci sta che molte aziende abbiano delle scelte anche più europee, diciamo così. Spessore 10,34 mm, molto contenuto. Il cinturino di questo orologio che cos'è? Caucciù, va bene, rubber, che sarebbe gomma vulcanizzata. Va bene, è simpatico, preferisco la versione braccialata indubbiamente, il prezzo è molto congruo all'offerta. Frederico Stant è in ogni caso un'azienda blasonata, fa anche cose interessanti, ve le faccio vedere subito, 45.000 euro, ma questo è un tourbillon di manifattura in oro rosa, calibro Frederico Stant 975, che è disegnato, prodotto e assemblato in una edizione molto limitata nella manifattura di Ginevra, e questo vi fa capire insomma che Frederico Stant riesce a realizzare degli ottimi orologi a dei prezzi molto competitivi. Secondo me un ottimo entry level per chi vuole approcciarsi a un'orologeria un po' più importante, un po' più da collezione, ma riesce anche a fare dei tourbillon di manifattura che non tutti fanno, pochi fanno. Rolex per esempio non li fa, per dirne una. Oro rosa, cinturino in pelle, immagino sia alligatore blu, molto bello. Chiaramente c'è da dire che 45.000 euro, inutile nascondersi dietro un dito, non li spenderei mai per un Frederico Stant tourbillon, anche perché con 45.000 euro si compra davvero roba interessante. L'abbiamo visto per esempio in qualche beato tra gli orologi di qualche domenica fa, l'orologeria tedesca, la bellissima orologeria di Lange o l'orologeria di Glassut Original. Insomma, 45.000 euro per un Frederico Stant, per quanto sia pregevole l'esercizio tecnico al suo interno, e anche esteticamente molto bello, almeno sono gusti soggettivi, ma a me piace tanto. È un bellissimo calendario tourbillon, però sinceramente sono davvero tanti. C'è tanto altro prima di arrivare a un Frederico Stant da 45.000 euro. Immagino che ci siano anche sconti importanti su orologi del genere, probabilmente si supera il 20% di sconto. Rimane comunque una spesa davvero molto consistente. È una spesa secondo me che può fare chi ha grandi budget da spendere, si è già messo in collezione un po' tutto quello che si possa immaginare e desiderare, e allora perché no anche un tourbillon diverso, un po' più particolare, un po' più di nicchia. Comunque Frederico Stant 975, highlights che ci dice, va bene, movimento di manifattura, lo avevamo già detto, anche qui ero certo perché conosco insomma l'azienda, ne abbiamo già parlato, come vi ho detto, ho parlato della sua storia. Diametro 41 mm, spessore 12,65, molto poco, è praticamente lo spessore di un Daytona, giusto per darvi un termine di paragone, ma stiamo parlando di un calendario perpetuo automatico tourbillon, insomma esercizio tecnico di altissimo pregio da parte di Frederico Stant. Per chi vuole anche un tourbillon, perché i tourbillon normalmente costano molto di più, chi vuole un tourbillon di alta manifattura, beh, credo possa essere una buona scelta. Va bene, poi abbiamo il resto, blu, eccetera. Molto bello. Vediamo cos'altro ci propone in questa Our Selection. Frederico Stant, High Life automatico COSC. Allora, questo qui è anche interessante. 2.195 euro, quindi immagino che questo chiaramente non sia oro rosa, ma sia acciaio colorato, purtroppo dico, perché sinceramente su manifatture del genere si potrebbero evitare certe scelte stilistiche, veramente hanno poco senso, sono molto più da centro commerciale che da manifattura, peccato. Comunque questo qui è un automatico COSC, immagino anche lui su base sellita, ma nella sua versione COSC per l'appunto, scusatemi, esattamente sellita 200, come l'High Life che abbiamo visto prima. Il colore non lascia dubbi sul fatto che sia colorato, è un 100 metri, zaffiro, va bene, 2.195 euro, un bel prezzo, praticamente stiamo parlando
dello stesso orologio di prima, soltanto con un bracciale un po' diverso, dei motivi un po' diversi. Anche lui 1995 euro, ci sono varie versioni, vari colori, c'è il solito verde, il solito blu, simpatico, non mi fa impazzire, però ripeto, il prezzo è da tenere conto, perché 1995 euro è COSC, a differenza dell'altro mi pare, acciaio, bracciale integrato, sellita. C'è un po' tutto, è una buona ricetta per mettere in collezione qualcosa di interessante, indubbiamente interessante. Diametro, giusto per capire, è un orologio che potremmo, sì, 39 mm, spessore soli 10,34 mm, insomma veramente molto interessante, anche superiore alle aspettative che avevo appena abbiamo iniziato questa puntata. Sì, indubbiamente. Poi c'è anche qualche complicazione, per esempio grandata fasiluna. Vediamo un po', allora, collection di manifattura, vediamo tutti gli orologi. Quindi questi sono gli orologi con calibro di manifattura. Scopri la collezione, vediamo un po'. Abbiamo questo è un tourbillon, allora vediamo un po'. Classic flyback cronografo, quindi cronografo flyback, 3.690 euro. Manifattura, sono pochi se è una vera manifattura e se non è basato su qualche sellita. Vediamo un po'. E sono equipaggiati con il calibro di manifattura Frederico Santa 760, cronografo flyback 3.690 euro. Anche qui bisogna considerare gli sconti, però ragazzi è tanta roba, tanta roba. Questo qui è il calibro di manifattura di cui parlano. Certo non è bellissimo, ma stiamo parlando di un cronografo flyback a 3.690 euro, al netto di eventuali sconti che immagino anche siano abbastanza sostanziosi. Cavolo, è interessante. Certo, Frederico Stant cade ancora in questo errore di realizzare un finto cronografo in oro, anzi un cronografo in finto oro, non capisco davvero perché. Quadrante bellissimo questo marrone che va molto di moda, anzi vi dico subito che a breve vi parlerò del Nomos tabacco color marrone soleil, per me speciale, veramente bellissimo, ne parleremo a breve. Questo marrone che va molto di moda, forse avrete visto anche l'inserto marrone melanzana del mio sub 16610, però che peccato questa cassa in finto oro, veramente non la capisco. 3.990 euro. Vediamo, io voglio vedere proprio la descrizione in cui ammettono di aver fatto una cassa colorata, perché veramente non si può sentire. Cassa, vediamo un po', case, ecco qua, colore rose gold, cioè, ma si può colore rose gold? Cassa in acciaio, colore rose gold, come se fosse una cosa da scegliere il colore. Cioè posso comprenderlo su orologi da centro commerciale nell'ultima vetrina sotto i Maserati, ma Frederico Stant, che come vi faccio vedere incassa dei movimenti di manifattura come questo crono flyback, ma che senso ha fare un orologio colorato? Veramente rimango senza parole. Diametro 42 mm, 40 sarebbe stato meglio, ma ci accontentiamo senza ombra di dubbio. Spessore 13.8, anche in questo caso parliamo di un flyback, quindi ritengo ci possa essere. Anse, cinturino, passo del cinturino 21 mm. Bellissimo orologio in questa colorazione terribile, veramente terribile. Se Frederico Stant volesse mai spiegarci in qualche puntata il motivo di tali scelte, sono apertissimo, anzi sarei onorato di ascoltare la manifattura. Qui naturalmente stesso errore, questo qui è un altro calibro di manifattura con data fasiluna, lo stesso in questo caso. Vediamo un po' che cos'altro ci propone. L'ore del mondo, anche in questo caso sempre sto colore un po' anacronistico per quella che è l'orologeria oggi, sono sincero. Però un orologio bellissimo, per quanto sia un 42 mm, ed è abbondante, è davvero abbondante al polso. Mi piacerebbe, spero che arriverà un 40 mm, rimane un orologio davvero molto bello, considerando che si tratta appunto di un ore del mondo di manifattura. Varie versioni, c'è anche la versione colorata in nero, troppo sportivo per quello che è un ore del mondo secondo me, ma anche qui sono gusti. Questo qui in oro sarebbe bellissimo se fosse vero oro, ma questo è un altro discorso. Altrimenti c'è il classico e bellissimo, forse il più bello, blu, 4.195 euro. Io lo reputo un orologio da cui partire, è veramente eccezionale, bello, giusto. Rimane a mio avviso troppo grande, 42 mm come dicevamo. Qui
materiale acciaio, colore acciaio, meno male. Comunque è orologio da attenzionare e tutta la Maison Frédéric Constant da attenzionare. Questo credo che sia il loro più interessante, anche quello che forse ha un po' fatto scoprire qualche anno fa la Maison a tutti quanti, compresa poi a Citizen che ha deciso di acquistarla. Qui abbiamo un ultra piatto Fasiluna, sempre con un bel colore oro rosa. Questa cosa non mi scende, non mi scende. E poi abbiamo manifattura classica, molto stile Breguet, sfere Breguet, classiche sfere Breguet. Poi abbiamo ancora l'ore del mondo e ok, e torniamo indietro. Quindi questa è la manifattura di Frédéric Constant. Questo credo che sia un tourbillon. Ok, abbiamo quelli che abbiamo già visto, forse qualcosa ormai fuori produzione, come questo calendario Fasiluna che mi sembra molto carino, molto interessante. Comunque avete visto che offre bei calibri di manifattura molto completi e anche molto elaborati, dall'ore del mondo al tourbillon, ai calendari perpetui, alle fasi luna, a prezzi davvero molto interessanti, tra i 3.000 e i 4.000, 5.000 euro, oltre tourbillon che è tutto un altro discorso. Li trovo veramente molto interessanti. Sapete che cosa mi è venuto in mente? Non vorrei che quel tourbillon a 45.000 euro oro rosa, o che almeno credo sia oro rosa, in realtà sia un colore. Che dite voi? Andiamo, io spero di no. Andiamola a rivedere. Dai, 45.000 euro. Dai, vediamo. Cassa. Oh, materiale oro rosa. Dai, 45.000 euro. Cioè, il fatto è che una complicazione tourbillon costa davvero tanti soldi, quindi già 45.000 euro sono pochi. In realtà è oro rosa, fortunatamente, quindi possiamo andare avanti. No, torniamo un attimo indietro, vediamo cos'altro c'è, perché abbiamo visto la manifattura, poi abbiamo visto invece degli orologi interessanti su base sellita, anche COSC a meno di 2.000 euro. Vediamo un po', watches, vediamo nuovi modelli, forse è la selezione che abbiamo già visto prima, ma noi ci riproviamo. High Life Automatic COSC, sì. Ah, c'è anche qualcosa di forma. Heartbeat Automatic, questi qua praticamente gli Open Heart, Open Work, così chiamati, cioè si vede il bilanciere, non è un tourbillon naturalmente, si vede semplicemente il bilanciere dall'altra parte del quadrante. Non sono orologi che mi piacciono, anche questi sono un po' troppo Longines, un po' troppo Cartier. High Life Chronograph, questo qui anche è stato molto apprezzato da parte degli appassionati, ma se non ricordo male è grande, almeno un 42 mm, lo andiamo a vedere. 41 mm, ok, non troppo. Movimento base, la Juper Re 110, base praticamente base Citizen, perché la Juper Re, come Frédéric Constant, è proprietà Citizen. Interessante questo evolversi delle collaborazioni sotto l'ala di Citizen, non male assolutamente. Quindi è un bel calibro di manifattura la Juper Re, proprietà Citizen, 3.495 euro, un bel Panda. Non mi fa impazzire in realtà, ho visto cose che mi piacciono di più nel catalogo Frédéric Constant fino ad ora, però simpatico. Oh, ecco qui un tourbillon in acciaio molto interessante a 15.000 euro, cosa che normalmente non si vede da nessun'altra parte se non in Frédéric Constant. Certo, la secondina sul tourbillon non è assolutamente di mio gradimento, però è interessante sapere di poter portare a casa un tourbillon di manifattura a 15.000 euro. 15.000 euro che sono poco più di un Rolex GMT, insomma. Certo, il blasone è diverso, però chi ama la tecnica, chi ama i contenuti non può che rimanere sorpreso quantomeno dal prezzo di un tourbillon di Frédéric Constant. Molto interessante tutta questa scelta che offre Frédéric Constant, tanta roba che potrebbe tranquillamente sparire, lo dico onestamente. Questo qua per esempio 995 euro Fasiluna, che cos'è, un quarzo? Sarà un quarzo? Cioè, se non è un quarzo è tanta roba, ma già da come sono accentrati i contatori all'interno del quadrante credo sia al quarzo e credo sia anche troppo grande. Vediamo un po' di che si tratta. Vediamo qui che c'è scritto, lo scopriamo insieme. Swiss made Frédéric Constant 270 Sapphire, brevetto depositato 60 metri, 6 atmosfere. Vediamo, quartzo, ok.
È un quarzo, vabbè, niente di scioccante, parliamo di un orologio da 995 euro. Certo, è un orologio che fino a qualche anno fa si pagava 200 o 300 euro, non spenderei mai quasi 1000 euro per un orologio del genere, però i gusti sono gusti, non toglie tanta altra scelta, quindi se ce l'hanno forse lo vendono. Base ronda, cassa 40 mm, no, ok, allora è proprio il calibro all'interno che deve essere quello che è, non ce lo fa vedere, ma insomma per essere così piccolo su una cassa da 40 deve essere proprio una roba da due soldi. Va bene, va bene. Ciò non toglie che la manifattura è molto molto interessante. Ci sono tanti orologini carini, allora tante cose che eliminerei immediatamente, tanta roba troppo fashion, troppi orologi inutilmente colorati in oro rosa, in oro giallo, roba che veramente non ha senso, anche perché io credo che Frédéric Constant con questo tourbillon peraltro molto bello in oro rosa abbia tutte le carte per competere con l'orologeria di lusso entry level, parlo di Longines, Tudor, forse anche Omega, che indubbiamente è una spanna sopra, però comunque parliamo di molti movimenti di manifattura o anche di movimenti Sellita, Cosc, ma a poco prezzo, a meno di 2000 euro. Insomma, credo che abbia tutte le carte per liberarsi di questa roba che reputo inutile. Tra l'altro questo Wartime, questo è bello, Wartime di manifattura come quello che abbiamo già visto, ma nella cassa High Life, bracciale integrato, più o meno allo stesso prezzo, veramente molto bello, a parte quello colorato. No, questo qui non è colorato, perché ho visto, infatti, listino 26.000 euro, questo è vero oro rosa. Questo è un gran pezzo d'orologeria, secondo me, veramente molto bello, e molto bello anche in versione acciaio con quadrante blu a un prezzo giusto, 4.295 euro, un prezzo giusto. Allora, come sapete, in ogni puntata di Beato tra gli orologi io poi scelgo quello che vorrei portarmi a casa. Indubbiamente dico questo Wartime di manifattura, che credo abbia cassa da 41, che comunque è meno dell'altro da 42, quello classico, in più offre la bellezza dell'ore del mondo, ma anche la sportività di una cassa integrata in acciaio. Mi piace molto, sono sicuro che porterei tra tutti questo a casa, sebbene a differenza di altre puntate ci siano altre cose che reputo interessanti di Frédéric Constant, e quindi potrei decidere di sceglierne due. L'altro sarebbe l'High Life Cosc quadrante verde a meno di 2000 euro. Un'altra lo prendiamo anche giusto per non lasciare nulla al caso. Un'altra ottima scelta che Frédéric Constant mette a disposizione, vediamo un po', High Life quadrante verde. Questo qui, simpatico, al giusto prezzo, Cosc, un'ottima scelta. Questo è l'open work, non è il tourbillon come abbiamo già detto. Vediamo un po' se lo trovo, forse non è in questa collezione Life, oppure dobbiamo premere su guarda tutti gli orologi. In ogni caso, ecco, credo sia la prima volta che Frédéric Constant bello anche questo tourbillon calendario perpetuo in questa cassa, bello. Insomma, senza perdere altro tempo, eccolo qua. Quadrante verde, Cosc, 1995 euro, da scontare, bracciale in acciaio, secondo me una scelta eccezionale insieme all'ore del mondo. Dicevo, secondo me Frédéric Constant potrebbe tranquillamente puntare a 2 o 3 casse, a varie complicazioni che abbiamo già visto, calendario perpetuo, tourbillon, fino per esempio all'ore del mondo, e potrebbe anche liberarsi di tutta quella roba che alcune volte penalizza inutilmente, perché credo ne vendano anche molto pochi, in tutta onestà, penalizza inutilmente una maison che invece potrebbe farsi larga strada tra gli appassionati con gli orologi giusti, peraltro in questo caso a prezzi più che giusti. Insomma, ancora una volta puntata molto interessante di Beato tra gli orologi. Sapevo, e tutti sapevamo in realtà, quanto Frédéric Constant lavori bene, ma devo dire che guardando il catalogo ho scoperto cose che ignoravo semplicemente, e cioè un catalogo in realtà troppo vasto, con troppa roba inutile rispetto alla qualità che offre in determinati altri orologi, ma anche prezzi davvero abbastanza piccoli, come per esempio l'High Life che abbiamo scelto
scelto col quadrante verde e che consentono secondo me di fare un'ottima scelta praticamente al prezzo attuale di un micro brand, portando a casa però sostanza, un po' di blasone che non fa mai male e anche contenuti tecnici di rilievo come il Sellita Cosc, che difficilmente troverete offerto a meno di 2000 euro nel mercato degli orologi. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, sono molto curioso di sapere quanto vi piace Frédéric Constant e soprattutto di capire perché in realtà è così poco presente nelle collezioni. Anche io non ne ho ancora uno, ma sarei molto curioso di provarlo e magari di metterlo davvero in collezione. Insomma, ne parliamo come sempre nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui e darvi appuntamento come sempre nella nostra stanza degli orologi per una nuova puntata di Talk. Ciao!